Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi dove siamo? Siamo al castello di Padernello, che è nella provincia di Brescia. Sì, è tra Cremona e Brescia, comunque Sì. dovrebbe essere già nel Bresciano. Siamo già nel Bresciano e come potete vedere abbiamo queste due Himalayan, in particolare questa che è la 450, quella nuova, appena uscita, e vi abbiamo portato però anche una 411 che ci è stata prestata, quindi cogliamo l'occasione per ringraziare Fabio, The King, che da quello che abbiamo capito fa cover di Vasco Rossi, sì. E quindi grazie Fabio per averci prestato il modello precedente, per avere qualche parametro tra la nuova e la vecchia. La nuova ovviamente come al solito ci è stata prestata da Royal Enfield Cremona, la bottega delle moto speciali. Vi lasciamo giù in descrizione il link del sito e dove si trova. Se li contattate vi risponderà o Davide o Pinuccia, che sono sempre gentili e disponibili anche per qualsiasi test ride di qualsiasi modello di Royal Enfield. Esattamente. Adesso io direi che possiamo metterci in sella, sì, e testare queste due himalayane, vedere un po' le grosse differenze, anche se già solo guardandole si notano. Sì, esatto, si vede che è stata un po' più studiata anche a livello estetico, penso, questa moto rispetto alla vecchia, che l'hanno fatta molto spartana. Questa gli hanno cercato di dare un po' una sinuosità tra parafango, serbatoio e tutto il resto. E quindi direi di saltiamo in sella e vi raccontiamo un po' le impressioni, come è fatta quella nuova e le differenze, alcune differenze che c'è tra la nuova e il vecchio. Adesso partiamo e iniziamo a raccontarvi un po' le differenze. Parte subito forte. Non ci vedo già più. La nuova Himalayan 450 di Royal Enfield. Come vedete, qui con noi abbiamo il nostro amico belly biker sulla Himalayan 411. Ci siamo fatti prestare anche la vecchia Himalayan per farvi vedere un po' anche a livello visivo le differenze che ci sono tra queste due moto. Inizierei a parlare di questa nuova Himalayan partendo dal motore, che forse è la cosa che si differenzia di più tra le due moto, perché questa moto ha un nuovissimo motore che è lo Sherpa monocilindrico, raffreddato a liquido, omologata Euro 5 Plus, da 40 cavalli a 8000 giri e da 40 Nm a 5500 giri. Questi 40 Nm sono disponibili già al 90%, però a 3000 giri, perciò l'incremento di coppia è su tutto l'arco di giri e non solo agli alti regimi. Abbiamo una coppia superiore rispetto al picco di coppia dell'Himalayan vecchia, diciamo, che era a 4000 giri, questa a 3000 ha più coppia di quella vecchia. Sempre delle novità di questa moto possiamo parlare del telaio, che anche questo è cambiato, è sempre un telaio a traliccio, non è più a doppia culla come quello, ma questo è un telaio a tubi in acciaio con un motore portante, permette alla moto di essere un po' più rigida, perciò migliora nella guida un po' più dinamica. Possiamo parlare in questo tratto un po' dritto delle differenze aerodinamiche. Questa Royal Enfield 450, a differenza della vecchia, ha un cupolino molto più basso, che sicuramente è più bello esteticamente, ma protegge sicuramente meno. Infatti io adesso il vento me lo sento praticamente dal petto in su. Certo, Royal Enfield ha già pensato un cupolino optional più alto. Adesso passerei alla triangolazione sella pedane manubrio, dove troviamo un manubrio che ha la particolarità di essere regolabile per i piloti che magari sono un po' più alti, che si trovano ad avere questo manubrio un po' troppo vicino. I riser sono eccentrici, perciò se si girano si può regolare il manubrio leggermente più lontani dal pilota. Passerei alla sella, dove troviamo una sella che è abbastanza ampia, è un po' più ampia rispetto a quella della vecchia Himalayan,
e ha uno schiumato un po' più spesso e un po' più sostenuto, perciò si presta meglio a giri un po' più lunghi. Ha la sella regolabile, ma la posizione più bassa è 825 mm e la posizione più alta 845. Esiste anche una sella ancora più alta, che è la sella rally, che a differenza di queste che vi abbiamo appena citato è una sella unica, cioè non c'è una divisione tra sella passeggero e sella pilota, ma è una sella unica che è alta 850 mm. Le pedane sono leggermente avanzate rispetto alla seduta della sella, ma non troppo. La piega delle gambe è comunque comoda. Parlando adesso di ciclistica, si può parlare delle innovazioni che hanno fatto sulle sospensioni, che sono delle nuove sospensioni di Showa sia all'anteriore che al posteriore. Ora ci siamo fermati. La forcella anteriore è di Showa, come si può vedere da qui, spero che si veda. È una forcella da 43 mm con 200 mm di escursione. Non è regolabile, ma a differenza della vecchia Himalayan è una forcella a steli rovesciati. Nel frattempo il nostro amico fa le derapate. Ora, parlando della sospensione posteriore, è sempre una Showa, non è marchiata, però Royal Enfield ci informa che è comunque una sospensione Showa. È cresciuta la sospensione posteriore, siamo arrivati a 200 mm di escursione, è un mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggi progressivi. Sempre stando in tema ciclistica, i freni. L'anteriore abbiamo un disco da 320 mm morso da delle pinze della By-Bre, che sono una sottomarca di Brembo, che di solito vende nei mercati orientali. È una pinza, appunto, abbiamo detto By-Bre, a doppio pistoncino con attacco assiale, mentre il posteriore abbiamo sempre pinza By-Bre a monopistoncino che morde un disco da 270 mm. Pneumatici, allora abbiamo la stessa dimensione sulla vecchia e sulla nuova per quanto riguarda l'anteriore, perché abbiamo un cerchio da 21 con pneumatici 90/90, mentre il posteriore è cresciuto un po' a un 140/80, sempre 17 pollici, con cerchi a raggi, non l'abbiamo detto prima ma sono rimasti cerchi a raggi. Ora il nostro amico ha girato di qui, vediamo di non perderci perché noi non abbiamo il navigatore. Di dietro di sosta, lasciare libero il passaggio, e lì c'è una Mustang Shelby. Però adesso in questo piccolo tratto di strada bianca possiamo parlare magari del serbatoio, che è un serbatoio da 17 litri, dunque ha 2 litri in più rispetto a quella vecchia, ma come vedete è molto stretto nella zona delle gambe, perciò favorisce un po' di più la guida da in piedi in fuoristrada. Parlando di serbatoio, appunto, possiamo passare ai consumi di questo 450, che ovviamente per forza di cose, quasi raddoppiando i cavalli rispetto a quella vecchia, sono aumentati, ma non di molto, perché comunque si parla, rilasciato da Royal Enfield, intorno ai 30 km con un litro si riescono a fare. Siamo arrivati a un punto di stallo dove non si può passare. Ok, Royal Enfield. Per quanto riguarda la strumentazione, sulla vecchiotta lo conoscete già, abbiamo un misto digitale analogico, blocchetti classici, il minimo indispensabile, mentre sulla nuova... Mentre qui invece, partendo dai blocchetti, abbiamo dei blocchetti un po' più moderni, anche perché ci sono più funzioni in questa moto. Qui davanti abbiamo un tasto home sulla sinistra per tornare indietro nelle varie impostazioni che diamo. Abbiamo ovviamente fanali, abbaglianti e inabbaglianti, frecce e clacson, e qui c'è un nuovo tasto che è un tasto a 5 vie, perciò si può comandare varie funzioni del cruscotto con questo, che
permette di andare in su, in giù, sinistra, destra e confermare le varie impostazioni che diamo al cruscotto. Qui sulla destra invece, oltre al tasto delle 4 frecce e dell'accensione, abbiamo il pulsante Mode che ci permette di cambiare le mappe, perché questa moto è dotata di acceleratore elettronico e due mappe, cioè la Eco e la Performance. L'unica differenza tra queste due mappe è che la Eco taglia circa 10 cavalli per appunto consumare un pochino di meno. In realtà le mappe sarebbero 4, perché ci sono 2 Eco e 2 Performance. Ogni mappa ha la rispettiva mappa senza l'ABS al posteriore, cioè c'è la Performance con ABS e la Performance con l'ABS solo all'anteriore e escluso il posteriore, e lo stesso con la Eco. La fanaleria di questa moto è full LED e ha la particolarità, come moto magari un po' più costose, di non avere il fanale posteriore, perché il fanale posteriore di stop è stato integrato nelle frecce. Rimanendo a parlare di innovazioni sulla tecnologia, avrete visto il nuovo schermo, che è un TFT a colori con questa modalità diciamo che simula un cruscotto analogico, e anche nella forma, che mantiene la forma circolare per ricordare un po' il vecchio stile retro, oppure questa modalità nella quale si possono vedere tutti i vari chilometri al litro, ore di viaggio, e si può far vedere anche la mappa, perché questa moto Royal Enfield, in collaborazione con Google Maps, ha sviluppato tramite l'app Royal Enfield la possibilità di far vedere proprio la mappa di Google Maps su questo schermo. Purtroppo è necessario mantenere il telefono acceso per poter visualizzare la mappa sul display del TFT. Se si va a bloccare il telefono, comunque rimane una navigazione turn by turn. Esatto. Inoltre questo schermo ha la connettività Bluetooth con il telefono anche senza utilizzare l'app, perché da questo schermo si possono gestire ad esempio la musica che sentite nell'interfono o le chiamate del telefono. Un'altra chicca di questa Royal Enfield è che sotto la sella ha le chiavi per fare un po' di manutenzione sulla moto, ma nel sottosella del sedile passeggero ha anche un dado che serve diciamo come adattatore per riuscire a smontare sia la ruota posteriore che quella anteriore, il che lo rende una gran figata e comodità, perché ti permette di smontare tutto con una sola chiave. Un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire è che c'è una presa USB di tipo C al di sotto del manubrio. Inoltre, come forse avrete notato, su questa nuova Himalayan si sono mantenuti i tubolari anche di protezione qui sul lato del serbatoio, però in più, oltre ad avere una forma differente di questi tubolari, presenta anche numerose asole sulle quali Royal Enfield ha pensato di attaccare delle borse ulteriori di carico, che tra l'altro, se non sbaglio, ha già in catalogo anche queste borse per essere attaccate qui sui lati della moto. Considerazioni finali: le differenze tra le due moto si vedono e si sentono, perché la ciclistica soprattutto di questa moto si sente che è molto migliore rispetto a quella vecchia, e anche l'impianto frenante si sente che frena di più, essendo comunque, come normale che sia, perché essendo più grande con delle pinze di miglior qualità si sente la differenza. Non sono innovazioni che si vedono solo sulla scheda tecnica, ma si sentono proprio guidando la moto. Il cambio è morbido, così come la frizione, però per quanto riguarda le leve non sono regolabili. Come ultima cosa parliamo dei prezzi. Allora, questa moto parte nella versione base, diciamo, da 5.900 euro franco concessionario, poi sale a 6.200 per le versioni con colorazioni particolari, come ad esempio può essere questa che è nera con tutte le finiture oro, i cerchi oro, fino ai 6.500 per la versione bianca con la grafica tipo mimetica o comunque con una cartina qui,
sul serbatoio, che appunto costa 6.500, ma perché è disponibile con i pneumatici tubeless, a differenza di tutte le altre versioni che sono solo a camera d'aria. Bene, noi siamo alla fine del nostro giro con le nostre Himalayan, siamo arrivati da Royal Enfield a consegnarle, ci siamo divertiti un po' su tutti i percorsi e comunque la differenza che c'è tra questo modello e quello nuovo si nota, si sente, si percepisce proprio sia nella guida che... Sì, anche a vederle si vede che sono lo stesso, tra virgolette, modello, ma si vedono delle belle differenze. Comunque una linea un po' più moderna, mentre qui è un po' più spartana. Dopo c'è tutta l'innovazione del caso che dà molti benefici a questa moto. Io direi che il nostro giretto, il nostro tempo l'abbiamo dedicato. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale, Lasciate un like, commentate se volete commentare. vi lasciamo in descrizione il link del sito di Royal Enfield Cremona se avete desiderio di venire a provare qualche modello. Comunque loro ne hanno una in prova per ogni modello. Come vedete qui, queste sono tutte moto in prova. C'è l'imbarazzo della scelta, ragazzi. Dove sei? Ciao belli. Ciao belli!